Ciao e benvenute e benvenuti su Green Tales. Io sono Valeria e ogni settimana qui su Green Tales vi porto delle notizie, delle risorse, dei risultati di ricerche scientifiche e da qui cerchiamo di capire dove siamo nel mondo tech quando si parla di sostenibilità e di impatto ambientale. La puntata di questa settimana sarà un po' frizzantina perché vi porto il primo paper scientifico del 2026 e tra l'altro sono molto felice di portare questo paper anche se non è super aggiornato, risale circa a luglio del 2025, ma è un paper italiano che ci arriva direttamente dall'Università Sapienza di Roma, quindi direi che partiamo subito. Il focus del paper è quello di approfondire l'orchestrazione del cloud, che sia però, diciamo, consapevole dell'impatto ambientale. Si intende consapevole nel senso non solo di emissioni di CO2, ma anche di diversi altri fattori che pian piano adesso vedremo. Una cosa che ci tengo a precisare prima di partire con la notizia e che vale anche per la notizia successiva è che verosimilmente andrò a tradurre in italiano oppure no alcune parole perché mi suonano veramente malissimo, cioè orchestrazione del cloud in italiano mi suona veramente male, quindi vi chiedo perdono se tradurrò delle cose a cui siete abituati in inglese e soprattutto abbiate pietà di me per questa cosa. Ma direi che andiamo un attimo dritti al punto perché questo paper è veramente lungo e c'è un sacco di roba da dire. Il paper è suddiviso in una parte introduttiva che diciamo pone le basi sullo studio, sulla metodologia che viene a cui si arriva diciamo a livello conclusivo. La parte introduttiva riguarda anche le attuali normative che riguardano i data center e soprattutto una panoramica delle informazioni che sono state rese disponibili in report di sostenibilità da parte di aziende come Google, Meta, Azure e AWS. Questo tipo di informazioni risulterà molto importante nello studio e nel paper perché proprio per diciamo sviluppare quella che è la metodologia che è l'obiettivo appunto del paper, si è partiti proprio da questi report di sostenibilità e dalle informazioni che sono al momento pubbliche e che possono essere lette da chiunque. Le sezioni successive rispetto alla parte introduttiva introducono ovviamente l'orchestrazione del cloud e diciamo il problema. Si passa poi agli esperimenti e poi ai risultati ottenuti e anche a diversi altri paper che possono essere correlati, che si occupano diciamo di creare delle metodologie simili, magari con altre piccole diciamo differenze e diverse prospettive. L'ultima parte introduce non solo appunto questi altri studi che possono essere correlati, ma anche altri strumenti che vengono nominati in altri paper, ma trovate poi tutto nel link della puntata di oggi. Per quanto riguarda la parte introduttiva e le normative attuali, direi che diciamo, andiamo veloci, cerco di farvi una lista che vedrete qua da qualche parte e con diciamo, qualche riferimento a che cosa si riferiscono queste normative. Non voglio diciamo, saltarle perché risultano comunque importanti. Non tanto ai fini del paper, ma per appunto avere una panoramica sul fatto che esistono delle normative che i provider devono seguire, che delle appunto regolamentazioni anche sui consumi energetici dei data center e tutta una serie di caratteristiche che devono essere tenute in considerazione dai provider proprio per appunto costruire questo tipo di edifici. E infatti una parte che invece vorrei diciamo snocciolare un pochino di più è quella proprio dell'impatto ambientale dei data center. L'abbiamo visto in diversi altri video, magari in modo un pochino spezzettato. I data center hanno un impatto ambientale che può essere suddiviso in diverse aree. La prima sicuramente riguarda l'impatto operativo, quindi proprio quando entrano in attività i data center e i server al loro interno, e poi l'impatto legato alla costruzione o alla demolizione di questi edifici. A livello operativo, l'abbiamo visto diverse volte nei precedenti video, i data center richiedono una grandissima quantità di energia elettrica, sia per mantenere accesi i server, sia per alimentare i sistemi di raffreddamento. Queste grandi quantità di energia però sono strettamente collegate alle emissioni di gas serra, soprattutto nelle zone in cui ad esempio il mix energetico pende diciamo di più verso l'utilizzo dei combustibili fossili e non verso le energie rinnovabili, ma oltre al consumo energetico, e questo è un po' anche il focus
dello studio, del risultato che viene ottenuto alla fine dello studio, ci sono tanti altri aspetti da considerare quando si parla di data center. Alcuni di questi sono ad esempio il consumo dell'acqua, l'abbiamo visto in altri video, è uno dei temi di cui si parla veramente poco, ma il consumo di acqua è direttamente collegato ad esempio anche all'inquinamento ambientale. Tra un attimo vediamo anche perché. Tra gli altri fattori che riguardano appunto l'impronta ambientale dei data center c'è anche l'utilizzo dei terreni, perché non dimentichiamo che il costruire degli edifici in certi terreni implica che quei terreni non potranno essere utilizzati ad esempio per l'agricoltura e magari non erano già terreni adatti per l'agricoltura e quindi in questo caso diciamo va bene, ma non solo, costruire degli edifici di grandi dimensioni come i data center, come tra l'altro i vari piani che stiamo vedendo negli ultimi, diciamo, nell'ultimo anno e mezzo, compromettono gli ecosistemi dei vari luoghi in cui vengono costruiti e anche la biodiversità. Poi abbiamo un valore che onestamente non avevo mai incontrato e sto cercando di approfondirlo un attimo, ma nello studio viene chiamato death print, ovvero il numero di persone che perdono la vita per kilowattora prodotto. Questo l'ho trovato, diciamo, particolarmente interessante perché non mi era mai capitato di trovare questo concetto da altre parti e ho trovato diversi video che diciamo che parlano del dark side dei data center, ma ancora non ho fatto in tempo ad approfondirli e diciamo me lo tengo come nota per i prossimi video. E poi come ultimi punti abbiamo ovviamente gli scarti della costruzione dei data center che contribuiscono all'inquinamento e ultimi ma non per importanza ovviamente abbiamo vari metalli e altri tipi di risorse che vengono utilizzati per la costruzione di questi edifici. Per quanto riguarda invece l'impatto legato alla costruzione e poi alla demolizione, l'abbiamo accennato un attimino poco fa, potete immaginare che tra i materiali che vengono utilizzati e che poi risultano dallo smaltimento abbiamo del calcestruzzo, ma anche l'acciaio, rame e diversi metalli preziosi. Perché è importante sottolineare questo punto? È importante perché per quanto riguarda soprattutto lo smantellamento degli edifici, viene generato degli waste e nel momento in cui i rifiuti elettronici non vengono riciclati correttamente, dei materiali tossici come ad esempio il nickel, ma anche il mercurio, ma anche il piombo, vanno ad intaccare il terreno circostante e anche l'acqua circostante. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che possono crearsi delle grandi problematiche legate sia alla salute umana ma anche all'ambiente. Ma arriviamo alla parte succosa dello studio. Per lo studio questi ricercatori sono partiti da dei report di sostenibilità, l'abbiamo accennato all'inizio. Sono report di sostenibilità pubblicati da Meta, AWS, Google e Azure e i parametri necessari appunto per la ricerca che sono stati estrapolati da questi report riguardano il consumo energetico, le emissioni di carbonio, l'utilizzo dell'acqua e la gestione dei rifiuti. A lato di questi valori sono state utilizzate ovviamente delle metriche come ad esempio la Power Usage Effectiveness, ma anche la Water Usage Effectiveness o anche Water Withdrawal. Vengono utilizzate queste metriche chiave come appunto riferimento, ma c'è un piccolo problema, c'è un punto critico, ovvero che anche se sono presenti dei report di sostenibilità pubblici da parte di queste aziende, poiché non esistono ancora delle normative ben definite che dicono ci serve la metrica A, B, C e D, scritta in un certo modo e che riguarda un certo intervallo di tempo, le aziende possono rendicontare nel modo che preferiscono sostanzialmente. Quindi se un'azienda vuole condividere la Power Usage Effectiveness dei propri data center per regione o comunque per stato in cui sono presenti, lo può fare e questo se non ricordo male è l'esempio di Google ha fatto questa roba qua, ma ci sono altre aziende che invece dicono il valore della Power Usage Effectiveness di riferimento dei miei data center è questo, senza fare alcuna differenza. Ora capite bene che il livello di dettaglio in questo tipo di studi diventa molto molto importante e nel momento in cui non si ha un certo livello di dettaglio che permette anche di confrontare i vari valori, diventa complicato avere dei valori standard di riferimento per cui devono essere fatte delle stime. E con le stime ovviamente vengono introdotti anche dei possibili errori.
Un altro punto importante che riguarda la, diciamo, la non omogeneità dei valori, non solo come numero in senso stretto, ma come proprio ciò a cui si riferisce quel valore lì, diventa molto molto complicato, se non impossibile, fare dei confronti azienda per azienda, perché sostanzialmente sarebbe come comparare mele con pere, e quindi avremo dei, diciamo, confronti che non aiutano praticamente nessuno. Subito dopo questa parte introduttiva comunque trovate una serie di paragrafi con formule matematiche. Oggi sicuramente non le vedremo, anche perché non ho le competenze matematiche per snocciolare quel tipo di ragionamento logico, ma vorrei, diciamo, farvi arrivare al punto, diciamo, non finale, ma allo svolgimento dello studio, quindi dalla teoria alla pratica sostanzialmente. Per lo studio sono stati selezionati 24 data center, ripartiti per un numero randomico tra le aziende che abbiamo visto prima, quindi ce ne sono alcune di Google, alcuni data center di Google, alcuni di Meta, alcuni di AWS e alcuni sotto Azure. Ok, allora, se state vedendo questa clip è perché nella registrazione prima il mio telefono si è spento. Per fortuna si è spento perché era scarico, quindi per fortuna ho avuto ho avuto qualche secondo per stoppare il video e riuscire a salvare quantomeno la prima parte di registrazione, anche perché erano oltre i 20 minuti, voi probabilmente ne avete visti meno, però erano oltre 20 minuti di paper e niente, vabbè, direi che ripartiamo da dove abbiamo lasciato, per voi è la stessa cosa, però continuiamo. Dicevamo, siamo passati quindi dalla teoria alla pratica, quindi tutta l'introduzione l'abbiamo fatta, abbiamo definito le varie, la baseline e soprattutto una cosa di cui probabilmente non ho parlato è un paragrafo che riguarda i profili di sostenibilità. Ovvero una serie di informazioni come quelle che abbiamo visto prima, diciamo, definite e scritte in un certo modo, in modo da avere una sorta di scheda per singolo data center, in modo che appunto l'algoritmo riesca a decidere dove, diciamo, mandare da un certo punto di vista, e se mandarli e dove mandare i vari job in base a quel tipo di informazioni. Anche perché appunto, come dicevamo all'inizio, diciamo, vorrei rimarcare in questo momento prima di arrivare all'esperimento effettivo, l'obiettivo del paper sostanzialmente è quello di definire una serie di metriche che sono sostanzialmente, alcune di quelle le abbiamo già viste, che possono essere comparabili per tutti i data center, e utilizzarle e, diciamo, mandarle ad un orchestratore che decide se e come eseguire o migrare i job in un'infrastruttura che sia geodistribuita. Quindi per l'esperimento sono stati selezionati 24 data center, se non ricordo male, ripartiti per, diciamo, un numero randomico tra le varie aziende che abbiamo visto prima. Quindi ce ne saranno alcuni di Meta, alcuni di Google, alcuni di Azure, alcuni di AWS, e sono stati definiti due scenari. Nel primo scenario vengono considerati i data center soltanto di Meta, mentre nell'altro scenario sono considerati i data center dei restanti provider. Vi lascio qua, diciamo, in sovraimpressione lo pseudocodice che sta alla base del modello, ma poi nel link tree trovate anche il codice che è scritto in Python, che è open source, del codice che sta, diciamo, alla base degli esperimenti che sono stati fatti. Quindi sostanzialmente quello che si è fatto è stato quello di confrontare quattro strategie che hanno come focus diversi parametri. Le prime hanno come focus un singolo parametro, come ad esempio la strategia carbon only considera soltanto le emissioni di CO2, mentre poi abbiamo una categoria che che è focalizzata sul consumo dell'acqua, poi sul consumo del suolo, e poi abbiamo l'ultima che invece si basa sulle preferenze dell'utente, quindi può essere un mix di queste, non è specifica di un solo fattore.
Ora, quello che hanno riscontrato nello studio è che le strategie monoobiettivo, quindi le prime che vedevamo, sono quelle che riducono fortemente il fattore, diciamo, ottimizzato, ma peggiorano gli altri. Questo che cosa vuol dire? Che nella strategia carbon only si ha un'ottimizzazione molto molto alta delle emissioni di carbonio, ma poi abbiamo dei fattori che invece vanno sostanzialmente a compensare quella che è l'efficienza sul fattore focus. L'abbiamo visto anche in altre occasioni. Il fattore che, diciamo, va a compensare l'efficienza a livello di emissioni di CO2 molto spesso è il consumo di acqua, e anche in questi esperimenti è stata riscontrata la stessa situazione. Quindi minimizzare le emissioni di CO2 in realtà aumenta molto spesso il consumo di acqua. Per quanto riguarda invece la strategia multifattore, che è l'ultima che vedevamo, con questa si ottiene un compromesso più equilibrato tra le varie, diciamo, rispetto alle varie monofattore. Quindi quello che succede è che si ha un compromesso tra il consumo, tra le emissioni di CO2, il consumo di acqua e il consumo di suolo. Praticamente vengono limitati quelli che sono gli estremi che venivano osservati nelle invece ottimizzazioni, diciamo, monofattore. Ma abbiamo parlato anche di migrazione dei job. Infatti, quando si aggiunge come diciamo, fattore anche la possibilità di migrare i job, in quel caso abbiamo una riduzione ulteriore dei fattori ottimizzati. E a differenza degli scenari visti sopra, dei vari singoli scenari, non sempre si verificano gli effetti collaterali sugli altri fattori, quindi come quello che vedevamo all'inizio, quindi ottimizzazione delle emissioni di CO2 ma aumento di consumo di acqua. Quindi l'approccio che include anche un'eventuale migrazione dei job in realtà può portare dei lati estremamente positivi. Un modello che considera anche questa opzione può portare appunto dei lati molto molto positivi nell'orchestrazione del cloud. Quindi, diciamo, per fare un wrap up dello studio, è possibile avere un'orchestrazione che sia environmentally conscious, soprattutto un'orchestrazione che integra in realtà più fattori e preferenze degli utenti, e un approccio anche che può considerare appunto la migrazione dei job. Un approccio di questo tipo risulta molto più robusto rispetto alle ottimizzazioni su singola metrica, come vedevamo all'inizio. Però ovviamente, come qualsiasi studio, non sono stati sottolineati solo i lati positivi. Infatti questo studio in realtà ha dei forti limiti. In primis, l'abbiamo visto all'inizio, i dati non sono omogenei, poi vi è la necessità di fare delle stime che spesso introducono incertezze e introducono degli errori, che poi, come diciamo in ogni teoria matematica, questi errori poi vanno ad accumularsi nei calcoli e ci portano a delle situazioni molto molto lontane rispetto a una situazione effettivamente reale. Inoltre, l'abbiamo diciamo accennato alla fine, non sempre è possibile migrare i job per diversi motivi. Può essere per motivi tecnici ma anche per motivi legali. Quindi diciamo che l'apostrofo sulla migrazione dei job sicuramente può portare dei lati molto positivi, ma è un fattore che va tenuto, diciamo, a lato. Quello che però lo studio ha confermato è che appunto è possibile avere dei modelli che ci permettono di gestire in modo diverso, in modo un po' più consapevole dell'impatto ambientale i nostri job, e è un ottimo punto di partenza per l'implementazione anche di sistemi automatici che possono appunto mettere in pratica questo tipo di approccio. Nello studio, come vi dicevo all'inizio, sono nominati diversi altri strumenti, ma ve li lascio poi da leggere nello studio con calma, e se qualcuno di voi vuole, diciamo, passare la carrellata delle varie formule matematiche, diciamo, scrivetelo nei commenti, e mi piacerebbe molto molto fare una chiacchierata con voi davanti a questo paper. Direi che passiamo alla seconda notizia. Per la seconda notizia, spero che non stiate sentendo ancora le campane, ma dovevo cominciare a registrare e quindi
niente, vi terrete un po' di sottofondo delle campane, fa un po' atmosfera. Per la seconda notizia, dicevo, vi parlo dell'AI Energy Score, ma non ve ne parlo in modo generale, anche perché credo di averne già parlato sul canale o comunque di averlo accennato in qualche occasione, ma vi parlo dell'ultimo aggiornamento di questo strumento. Per chi non lo sapesse, l'AI Energy Score è uno dei progetti portati avanti da Hugging Face, il cui obiettivo è quello di dare un punteggio sostanzialmente ai modelli di intelligenza artificiale, ed è un punteggio basato sul consumo energetico. Se non ricordo male si parla di wattora per tot query fatte al modello, e la cosa molto interessante è che il punteggio viene dato con delle stelline, quindi diciamo così come potete valutare i vari prodotti su Amazon, o adesso succede anche nei vari siti online per fare la spesa, potete farlo anche per i modelli di intelligenza artificiale. Ma l'aggiornamento di cui vi parlo oggi è un aggiornamento che risale a dicembre, quindi un mese fa sostanzialmente, e le novità rispetto alla primissima versione che era stata pubblicata a febbraio 2025 riguarda in realtà l'aggiunta di nuovi modelli di generazione di testo e soprattutto l'introduzione del reasoning come nuova categoria di task. Quindi adesso non solo si hanno dei modelli categorizzati per generazione di testo, generazione di immagini, ma abbiamo anche dei modelli che supportano il reasoning. Per chi non sapesse di che cosa si tratta, o quantomeno che cosa vuol dire reasoning, quando si parla di modelli di intelligenza artificiale cercherò di spiegarlo nel modo più semplice possibile. Diciamo, anche qua metto molto le mani avanti sul fatto che non è la mia area di competenza, ma sostanzialmente il reasoning per un modello è diciamo quella capacità del modello di fare dei ragionamenti su se stesso, simulando da un certo punto di vista il ragionamento umano. Ora dico simulando e lo sottolineo tantissime volte perché in realtà un modello non è capace, è un algoritmo, è statistico e non sa ragionare come l'essere umano, ma quello che fa il modello sostanzialmente è ragionare su quello che è il suo output e proporre delle soluzioni che molto spesso sono anche più lunghe rispetto a quelle di un modello senza il reasoning attivato. Quindi vi basta sapere che è una diversa modalità che supportano alcuni modelli, non tutti, e ovviamente questo ha delle conseguenze sul consumo energetico, sulle emissioni di CO2 e anche sulle performance del modello, sull'efficienza, eccetera, ma adesso ci arriviamo. Vi dicevo che l'AI Energy Score è stato pubblicato a febbraio. Nei mesi successivi al lancio però si è fatto strada nella community in generale di chi si occupa di intelligenza artificiale, di large language models, di sostenibilità, eccetera, la necessità di avere un metodo di valutazione standard. Questo infatti non esiste ad oggi, ma sono nati ad esempio alcune iniziative come l'EU AI Act Code of Practice, che vi lascio qua, il quale richiede sostanzialmente dei valori di riferimento per l'energia consumata nelle fasi di inferenza e anche collaborazione poi con organizzazioni come ad esempio la Green Software Foundation per poi stabilire delle metodologie standard per calcolare le emissioni di CO2 e il consumo energetico dei modelli. Alcune di queste iniziative in realtà sono già in essere, infatti uno dei lavori più recenti della Green Software Foundation è la Software Carbon Intensity per l'AI, ma di questo ne parleremo in un altro video perché c'è davvero troppa roba da snocciolare e io so che divago tantissimo per queste cose, quindi torniamo un attimo sulla retta via. Quello che è successo poi negli scorsi mesi ha smosso un po' le acque, ma che cosa è successo? Ne abbiamo parlato anche sul canale. Alcune aziende hanno pubblicato dei report, delle analisi, delle life cycle assessment, ognuno l'ha chiamato un po' come vuole perché in realtà non esiste una strada univoca, e hanno condiviso dei numeri con diverse metodologie che hanno applicato. Ma come vedevamo nella notizia di prima, in realtà anche quando si parla di performance dei modelli e di sfera legata al consumo energetico, anche qua non ci sono degli standard attivi e ognuno fa un po' quello che vuole. Questo rende impossibile comparare i dati, comparare le informazioni. L'AI Energy Score arriva proprio per cercare di risolvere questo, quindi di avere
una parte oggettiva per valutare i vari modelli. Questo che cosa comporta? Comporta il fatto che se tutti i provider utilizzassero l'approccio messo in pratica da questo tool, in realtà saremo un sacco di anni avanti e potremo finalmente comparare i modelli e fare dei ragionamenti, capire quale modello è migliore per un certo task, eccetera, eccetera. Ma veniamo al focus della notizia, veniamo alla versione 2 delle Energy Score, ovvero la grossa novità in realtà è il fatto che sia possibile testare i modelli che permettono di attivare la modalità di reasoning o comunque che ce l'hanno già incorporata. Vedevamo prima che avere il reasoning, la modalità di reasoning attivata ha delle conseguenze anche sul consumo energetico. Infatti, secondo gli studi portati avanti da Hugging Face e dal team che sta sotto questo progetto, in media i modelli che utilizzano il reasoning consumano 30 volte più energia rispetto ai modelli che non hanno capacità di reasoning o che hanno la modalità di reasoning spenta, quindi la implementano ma non la si sta utilizzando. E un altro punto riguarda il fatto che per i vari modelli che hanno la possibilità di attivare il reasoning, anche tra quei modelli c'è una grande differenza. Si va da alcuni che utilizzano 700 volte tanto più energia rispetto allo stesso modello, ma con il reasoning disattivato. L'ho spiegata malissimo, ma probabilmente ve l'ho scritta qua perché è una degli appunti che mi sono segnata da condividere con voi, uno dei dati che mi hanno incuriosita particolarmente. Ma qual è il motivo per il quale c'è questa grandissima differenza? Uno dei motivi principali riguarda la differenza di numero di token generati in output dai modelli. Infatti i modelli che hanno la modalità di reasoning attivata utilizzano tra 300 e 800 token in più rispetto ai loro corrispondenti con reasoning spento, quindi è un valore davvero ampio. Questo poi va aggiunto al fatto che questo tipo di modelli viene utilizzato sempre di più in applicazioni che vengono utilizzate dagli utenti e a loro volta sono modelli che tendenzialmente producono risposte più lunghe. Quindi tutti questi fattori messi insieme vanno a contribuire in gran parte per l'aumento del consumo energetico. Un altro punto particolarmente, non preoccupante, però non mi viene nessun altro termine da utilizzare in questo caso, è il fatto che il consumo di questi modelli, dei modelli che permettono di utilizzare il reasoning, è molto meno prevedibile rispetto ai modelli standard. Infatti, tendenzialmente, nella conoscenza classica, il consumo energetico e appunto la sua impronta ecologica erano tendenzialmente molto più correlate con alcune caratteristiche del modello. Con invece l'utilizzo del reasoning, questa correlazione va un po' a scemare. Infatti il reasoning è accompagnato da tante altre caratteristiche che in qualche modo contribuiscono anch'esse al consumo energetico. Questo è un punto molto importante perché avrete sentito un sacco di volte il fatto che man mano che andiamo avanti i modelli diventano più efficienti, eccetera eccetera. Nell'analisi fatta da Hugging Face, l'analisi fatta recentemente da Hugging Face, loro hanno analizzato 14 modelli. Sono 14 perché li hanno analizzati tenendo conto di alcune caratteristiche che vi scrivo qua sotto, e tra tutti quelli che hanno riscontrato, hanno reso compatibili, hanno trovato compatibili soltanto questi 14. Di questi 14 la maggioranza, 8, non tantissimi rispetto alla metà, riportavano un consumo energetico almeno pari, ma addirittura maggiore rispetto ai modelli con caratteristiche simili che però erano stati pubblicati a febbraio. Alcuni di questi arrivavano ad avere un consumo energetico fino ad essere il doppio rispetto ai modelli pubblicati quasi un anno fa ormai. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che
non sempre quello che leggiamo è vero, e questo ormai lo sapete, ma dall'altra parte non sempre è vero il fatto che l'intelligenza artificiale sta migliorando, soprattutto sotto la lente dell'efficienza in termini di consumi energetici. E questo tra l'altro alimenta un altro problema, ovvero che gli utenti e gli sviluppatori devono imparare ad utilizzare questi strumenti in un modo, diciamo, consapevole, e adattare soprattutto i modelli ai task che si intende sviluppare, e soffermarsi su, diciamo, fare un po' di match tra gli strumenti e quello che è l'obiettivo. Quindi io con oggi ho finito, spero che le notizie vi siano piaciute. Sto registrando da troppo tempo e mi dispiace per la me che dovrà editare questi video, ma se volete sostenere il canale, sostenere la mia sanità mentale per editare oltre 40 minuti di registrazione, potete offrirci un caffè o un tè su Ko-fi, vi lascio il link qua sotto. Se invece non potete sostenerci economicamente, non vi preoccupate, mettete like, condividete, commentate questo video, mandate il canale ad amici, parenti, vicini di casa, li ho detti tutti insieme, e direi che ci vediamo alla prossima settimana, e lo lascio qua così tutti lo sanno circa, o meno chi sarà arrivato fino alla fine di questo video. Le live stream tendenzialmente saranno l'ultima settimana di ogni mese. Sto ancora decidendo il giorno, potrebbe essere mercoledì o giovedì, quindi mantenere il giovedì come data di pubblicazione, ma vi farò sapere, e ci vediamo la prossima settimana con un video classico.